Allora, ragazzi, che si dice? Cosa combinate? Io qui ho riesumato un vecchio caso, ok? Allora, mi è arrivata una Nintendo Switch in riparazione e con lo schermo giallo e vedrò se riesco a fare un video su questa, ma non ne sono sicuro perché c'è poca informazione a riguardo e, e sembra essere più legato a un problema software ed è anche una console che non è modificabile, eccetera. Quindi problemi software su quelle console lì è difficile anche recuperarle per il semplice fatto che non si può entrare in modalità provvisoria per andare a ricostruire software, firmware e tutto il resto e quindi ha bisogno di essere modificata con il chip. Eh, e spero di riuscire a recuperare anche quella, nel caso farò un video dedicato appunto a quel motivo lì. Però così, andando a riesumare un attimo eh, le schede vecchie, ok, per cercare magari di sistemare questa, credevo fosse un discorso del chip del wifi, no? Ok? Quindi cosa ho fatto? Ho preso il chip, ho provato ad avviarla, ma non mi mostrava sempre lo schermo giallo. Non lo schermo arancione è diverso da questo schermo qua che fa questa console qua, ma non è questo il punto. E andando a riesumare appunto le schede che uso per i ricambi, sono andato a prendermi una delle prime schede Nintendo Switch che ho fatto che aveva il problema del codice di errore 2163-0005, no? Ok? E gliel'ho chiaramente marcato sopra. Bene. Allora, che cosa succede con questa console qua? Alla fine non fa altro che accendersi, ok? Sembra si accenda normalmente, ma ecco qua, mostra l'errore, si è verificato un errore, ok? 21630005. E io non posso fare altro che tenere premuto, lei si avvierà di nuovo, si tiene sempre premuto, finché non si spegne completamente, ok? Ecco, in questo caso è completamente spenta. Allora, andando in giro a ricercare quale può essere il problema, anche questo sembra essere un problema legato al sistema operativo della console, che per qualche ragione, ok, sta dando i numeri. E una persona in particolare su un forum ha evidenziato che se si accende la console e si tiene premuto il pulsante di volume più, ok, la console si avvia. Guardate, la console si è accesa e funziona, ok? Questa qua è anche un firmware molto vecchio, si collega ad internet, fa tutto, versione 4.0, 4.1.0, ok? È vecchia, è anche una di quelle modificabili, perché il numero di serie, questo qua, e XAJ 400 sono quelle che, bene o male, erano di quelle, le prime versioni di quelle modificabili. Infatti se io gli metto il gig qua e l'RCM si avvia la modifica, si avvia il software per andare il recovery mode, no? Ok. E allora adesso ho voluto appunto fare questa registrazione video apposta anche per quelli che avranno questo problema qua su altre console, che sia Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, può essere un problema relativo anche ad altre console. E nel forum è stato evidenziato anche che il semplice ripristino impostazioni di fabbrica sembra aver risolto la situazione. Quindi, nel caso avete la console che mostra questo errore e andate poi a riuscire ad avviarla tenendo premuto il volume più, ok, questo di qua, non questo. Allora, accendete la console e subito andate a premere il volume più. Non ho idea del perché, è una cosa stranissima, infatti. Però la console comincia ad avviarsi, ok? E andando a ripristinare le impostazioni iniziali, ok? Adesso questa console, questa scheda, perché è arrivata solo come scheda, scheda in un lotto di schede per ricambi, ok? Andiamo a ripristinare le impostazioni, così cancelliamo tutto.
sono state ok, molto più veloce. I firmware vecchi erano molto più veloci probabilmente nel recupero. Ok, adesso a questo punto la console è resettata. Andiamo a vedere se è vero che ha ripreso a funzionare tranquillamente o mostra ancora l'errore. No. Ah, è un semplice problema software? Ma sono contento di averlo risolto. Adesso che cosa faccio però? Lo stesso spengo la console perché chiaramente per fare un sacco di prove adesso ho scollegato le corsie dei Joy-Con e tutto il resto, adesso mi serve tutto collegato. Ok? Quindi vado a collegare le antenne per il wifi. Sono contento anche di essere riuscito a recuperare anche questa scheda qui e che non fosse nulla di grave e che stranamente, ma veramente stranamente, con il pulsante volume più premuto insieme durante l'accensione la console si avvia. Veramente molto strano, ma non conoscendo fin nel profondo né il sistema operativo né la console, chiaramente questo potrebbe anche risultare normalissimo per Nintendo, per la casa di Nintendo, no? Colleghiamo gli speaker. Gli altoparlanti. Ok, adesso è tutto collegato, manca la ventolina, ma a me della ventolina per il momento non interessa. E andiamo a riaccendere la console. Andiamo a fare tutto il setup. Ok, ci prepariamo già dei Joy-Con. Ok, questo è collegato. Questo è collegato. Facciamo tutto il processo. Una volta che avrò finito riprenderò il video e vedremo cosa succede quando spengo e riaccendo. Ci vediamo quando ho finito. Ok, ho finito il processo di setup. I controller, i Joy-Con si connettono tranquillissimamente anche in Wi-Fi, come vedete. Lui funziona benissimo, non ha nessunissimo problema. Adesso andiamo a provare le schedine SD, ok? Proviamo anche un giochino, vediamo se si avvia, vediamo cosa succede, che magari non ci siano problemi anche hardware, però gli metto qualche vite qui sul coso per tenere fermo, altrimenti se ne va in giro. Ok, non abbiamo comunque molto tempo perché c'è il discorso, vedete, non c'è il dissipatore, quindi non abbiamo moltissimo tempo. Bene, molto bene. Quindi i giochi riesce a riconoscerli. Togliamo pure i Joy-Con. Andremo a vedere anche se funziona in dock, ma tecnicamente non dovrebbe funzionare per il semplice motivo che gli ho tolto P13, cioè il chip relativo alla dock, giusto per questioni di tecnicismi, no? Ok? Magari era quello che dava problemi, eccetera, quindi l'ho tolto, lo devo rimettere. Però sembrava funzionare. Ok, proviamo la schedina SD. Allora, togliamo questa, gli mettiamo il lettore di scheda SD. Molto bene. Prendiamo una SD che è già pre-programmata per le console Nintendo. Così mi dice, ok, ho letto la schedina, sono pronta. Sì, ho sentito il suono. Per usare la micro SD riavvia la console, quindi legge le micro SD immediatamente, il che va benissimo. Ok. E ora non ci resta che a questo punto spegnere la console. Spegniamo la console, vediamo che cosa succede quando andrò a riaccenderla. Allora, adesso è spenta. 3, 2, 1.
Accendiamo. No, errore sparito. Ecco, e io ci sono stato letteralmente dei mesi a pensarci a questo problema, quando invece era un semplice problema di software, sì, ma non il semplice problema software che magari devi andare a ricostruire tutta la memoria, tutto il sistema operativo, eccetera. Un discorso è andato un attimo in tilt e voleva probabilmente il chip audio, ok? Perché tenendo premuto il volume più, ok? Mi viene da pensare che il chip audio abbia avuto un attimo di, come si può dire, eh, problemi tecnici, ok? E la console ha registrato che ci fossero stati dei problemi con il chip audio. A quel punto però non poteva essere, eh, non poteva avviarsi perché teneva a memoria questo codice di errore, che eh, così posso presumere io, andando a premere il volume, ok, il volume più, va a resettare questa condizione del chip audio e quindi a riprendere la sua normale funzionalità? Può essere, non è da escludere. E poi a questo punto la console funziona. Gli date una resettata alle impostazioni di fabbrica, ok? Quindi salvatevi quello che dovete salvare eventualmente una volta che l'avete recuperata, andate a salvarvi quello che volete, e giochi, salvataggi, trasferite l'account da una console a un'altra giusto per tenervi salve le cose, e a quel punto andate a fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica, riconfigurate tutto, so, è un po' di passaggi a destra e a sinistra fra una console e un'altra, ma ecco, risolto. Problema risolto anche qua. Quindi vi ringrazio per tutti quelli che hanno aspettato fino a questo momento una soluzione a questo problema e sono contento di averlo risolto. Spero che questo problema sia legato solo a questa cosa qua e non ad altre problematiche che sono presenti sulla scheda o sul software. Quindi spero che questo sia d'aiuto a tante persone che magari abbiano questo problema qua. E niente, se vi è piaciuto il video iscrivetevi, mettete un like, commentate, fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo in una prossima riparazione. Ciao a tutti ragazzi.